È stato sorteggiato ufficialmente allora il cammino dell'Inter in Champions League, le avversarie meglio dell'Inter in questa Champions League, la fase campionato che sostituisce i vecchi gironi che non ci sono più dallo scorso anno. Abbiamo già imparato a conoscere questo nuovo format. Alla seconda edizione l'Inter riparte contro questi avversari che vi faccio vedere subito. L'Inter avrà il Liverpool in casa, il Borussia Dortmund in trasferta, l'Arsenal in casa, l'Atletico Madrid in trasferta, lo Slavia Praga in casa, l'Ajax in trasferta, Kairat Almaty in casa e ci siamo evitati qua una trasferta interminabile a 5.200 km di distanza da Milano e l'Unione Saint-Gilloise invece in trasferta in Belgio. Simo, commento a caldo lo lascio innanzitutto a te per questo sorteggio. Beh, mi sembra un girone più spaccato a metà di quello dell'anno scorso, tra le prime 4 e le seconde 4. L'anno scorso c'era la particolarità dell'Ipsia in prima fascia, che oggettivamente non era squadra da prima fascia, infatti poi ha fatto una stagione in Champions disastrosa. C'era invece il Monaco in terza fascia, se ben ricordo, che poteva essere un avversario rognoso, e poi c'erano due squadre in seconda fascia in particolare che erano temibilissime, l'Inter in pieno le ha centrate tutte e due. Quest'anno vedo una prima fascia dove è vero c'è un Borussia Dortmund che può ricordare l'Ipsia, questo sì, però per esempio non vedo il Monaco della terza fascia, secondo me l'Ajax è meno pericoloso di quel Monaco. Poi lo Sì. vedremo anche sul campo, però ci vedo questo, quindi la logica direbbe che se tu riesci a fare 12 punti con le 4 che in questo momento si vedono sotto, quindi Slavia Praga, Ajax, il Kairat e l'Union Saint-Gilloise, dopo ti bastano relativamente pochi punti da dover fare con le big per poter passare il turno e affronti in casa il Liverpool e l'Arsenal, che forse sono anche le due più forti fra quelle 4, quindi magari l'accoppiamento anche qui non è stato buonissimo, però qualche punto dovremmo riuscire a strapparlo, ecco, spero contro le prime 4. Però chiaramente è tutto da dimostrare che si riescono a fare 12 punti con quelle sopra e quindi è tutto da vedere, però sulla carta analizzerei così. Sì, mi viene da dire che in prima fascia, con tutto il rispetto del Borussia Dortmund, chiaramente abbiamo beccato la squadra che magari sembra quella un pochino un passo indietro, ecco, rispetto alle altre della prima fascia, quindi va bene. Il problema è averlo beccato in trasferta, dove comunque è un campo tosto, caldo, quello del Borussia Dortmund, ovviamente. Il Liverpool lo prendiamo in casa, quindi squadra molto forte, però viene a giocare a San Siro e quindi c'è magari anche la voglia e l'aria di impresa. Abbiamo pescato le peggiori che si potessero scegliere nella seconda fascia, cioè le più forti della seconda fascia. Questa volta le abbiamo beccate entrambe, con tra l'altro il ritorno a Madrid in trasferta su un campo difficilissimo, per cui quella penso che sarà la principale insidia, come lo sembrava essere l'anno scorso dopo la trasferta del Manchester City. La trasferta in casa del Bayer Leverkusen era sulla carta quella più complicata in assoluto. E dove siamo incappati nell'unica sconfitta del girone e nell'unico gol subito, tra l'altro, fino ad un certo punto della Champions League. Francamente io sono positivo per questo sorteggio, penso che l'Inter sia andata bene, nel senso che credo che chi pesca l'Inter sia di sicuro molto poco felice di avere a che fare con noi, nonostante i dubbi che si sentono anche in casa nerazzurra in questo momento. Credo che l'Inter quindi abbia preso sulla carta un buon sorteggio che ci mette nella posizione che forse dicevamo anche l'anno scorso, Simo, perché dopo il primo anno di rodaggio con il nuovo format avevamo visto che le stime che faceva la UEFA per il passaggio del turno in realtà si sono rivelate differenti, nel senso che dicevano servivano 6 o 7 punti per stare nella zona playoff, quindi per andare al playoff di Champions League, quindi almeno 6-7 punti per arrivare 24esimi, cosa francamente piuttosto umiliante, ecco, nel caso in cui l'Inter dovesse arrivare sotto il 24esimo posto, e servivano invece, si diceva, sui 20 punti per andare diretti agli ottavi di finale. Invece, come vi facevo notare anche prima, dopo il girone la realtà è stata ben differente, perché la scorsa Champions League il Liverpool è arrivato primo addirittura con 21 punti, l'ottavo è stata l'Aston Villa con 16 punti, al 24esimo posto è arrivato il Club Brugge con 11 punti, quindi 11 punti sono la soglia minima più o meno orientativamente per arrivare ai playoff. Io credo che l'Inter abbia il potenziale, con quei calcoli che abbiamo fatto a spanne,
per arrivare comodamente sui 15 punti, cioè comodamente nel senso, se fai l'Inter, secondo me, ti piazzi lì tra le prime 10, ci puoi stare, e se fai bene il tuo percorso con i risultati giusti, puoi arrivare di nuovo tra le prime 8. Se magari ti scappa un mezzo passo falso, ti ritrovi, secondo me, nella parte alta comunque della zona playoff. Questa sembra essere un po' la previsione al momento, con l'incognita di quello che sarà il cammino di Christian Chivu in Champions League, su cui tra poco torneremo, chiaramente, e l'ulteriore incognita, Simo, anche del capire che cosa faranno le rivali. Cioè, l'anno scorso tanti hanno detto che alcune big hanno sottovalutato il girone, mentre quest'anno saranno tutte più preparate. Questo secondo te porterà a cambiare un po' il percorso delle squadre in Champions e quindi a cambiare anche la quota punti? Beh, il percorso nel girone che hanno nella prima fase, diciamo, che hanno fatto il PSG, il Real, il City, è stato oggettivamente drammatico l'anno scorso, quindi io penso che faranno di questa cosa un loro insegnamento. Un'altra cosa che secondo me cambierà tanto le prospettive sarà il calendario, perché noi oggi non sappiamo quando affrontiamo una e quando affrontiamo l'altra, e lo dico perché, visto che hai citato giustamente il Liverpool, l'anno scorso il Liverpool stradomina la prima fase, vince le prime 7 partite che deve fare e poi perde l'ultima quando, adesso non ricordo se potesse ancora perdere il primo posto, ma mi pare proprio di no, e quindi arriva lì, con la gara era inutile, col PSV tra l'altro, e il PSV Eindhoven, e la perde. Sai, se becchi il Liverpool all'ultima giornata che magari non ha più obiettivi, potrebbe diventare, non dico facile chiaramente, però una partita diversa rispetto a beccarlo alla prima. Noi invece l'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto la sfortuna di beccare il City alla prima, che invece era ancora tra l'altro il City in versione scintillante. Quindi dipenderà anche da questo e lo scopriremo tra un po'. È un girone che apre ha tante possibilità, può andare molto bene come può andare molto male, dipende dall'Inter in particolare, dipende dalle altre, dipende dal calendario, come sempre poi di fatto, quindi la prendo con neutralità in questo momento, diciamo. No, vabbè, per me sulla carta è un buon sorteggio. Dobbiamo essere, secondo me, sinceri e oggettivi. Sta all'Inter fare l'Inter. L'Inter che adesso siamo in un periodo, in un momento in cui tra molti tifosi c'è un certo scetticismo sul mercato, per quello che è stato il mercato, però come dicevamo anche prima, è un Inter che riparte da gran parte di quel gruppo che ha portato l'Inter in finale di Champions, che ha fatto l'anno scorso un girone, una fase campionato con un solo gol subito in tutte le prime 8 partite, e ha aggiunto dei giocatori che possono allungare la panchina, che ti permettono di avere anche più scelte. Dipenderà poi da Chivu nella sua abilità nel gestire queste rotazioni ogni 3 giorni, cosa che ecco, non aveva ancora mai fatto, quindi questo magari ci toglie una quota di forza, però per me rimane un sorteggio dove l'Inter appunto se la può assolutamente giocare. Quindi ripetiamo per chi ci sta seguendo in diretta: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Unione Saint-Gilloise sono le squadre che abbiamo pescato, con il Liverpool che, come dicevamo, si è rinforzato tantissimo, con oltre 300 milioni di euro spesi dopo aver vinto la Premier League, gli acquisti di Ekitike, Frimpong, Wirtz, è arrivato anche Leoni adesso, che ha trattato anche l'Inter. C'è questa idea Isaac che costa un botto di soldi dal Newcastle. L'Atletico Madrid, dicevamo, che ha cambiato con tanti calciatori anche italiani, Ruggeri dicevamo, e lo stesso Raspadori che è appena arrivato. C'erano state voci anche su Frattesi che però non hanno mai avuto seguito. Successivamente l'Arsenal, che rimane una squadra molto forte, l'abbiamo già vista con i temibili calci piazzati, calci d'angolo l'anno scorso dell'Arsenal, che però non sono riusciti ad abbattere le difese dell'Inter. Un Arsenal che ha aggiunto un grande bomber come Gyökeres, ha aggiunto un giocatore di sostanza come Zubimendi, ha aggiunto un altro calciatore di grande talento davanti come Eze, che è arrivato dal Crystal Palace, quindi si è rinforzata ancora. Slavia Praga rimane un po' più da conoscere come squadra. L'Ajax che ha perso il campionato con Farioli in maniera clamorosa la scorsa stagione, dopo una volata sembrava veramente fatta, poi invece il PSV Eindhoven ha bruciato l'Ajax proprio all'ultimo. Il Kairat è la grande sorpresa, che ha
invece raggiunto tramite i playoff la Champions, ma sono due squadre, con tutto il rispetto, che ci aspettiamo di battere, chiaramente. Come diceva giustamente Simone, sapremo soltanto sabato le date ufficiali delle gare. Vi voglio far vedere però velocemente dove si vanno ad inserire le sfide di Champions League. La prima giornata si giocherà 16, 17 o 18 settembre, martedì, mercoledì o giovedì, dopo Juventus-Inter, quindi arriverà il nostro debutto in Champions League, quindi dopo Juve-Inter e prima di Inter-Sassuolo. La seconda giornata si giocherà dopo Cagliari-Inter e prima di Inter-Cremonese. La terza giornata, e qui sarà importante capire chi affronteremo, tra Roma-Inter e Napoli-Inter, una doppia trasferta terribile, e quindi vedremo quale avversario capiterà qui, magari un avversario un po' più morbido sarebbe meglio. Quarta giornata tra Verona-Inter e Inter-Lazio. Quinta giornata a novembre tra Inter-Milan e Pisa-Inter. Sesta giornata, inizio dicembre, tra Inter-Como e Genoa-Inter. Ecco, qui c'è un errore, poi lo sposteremo degli ottavi di Coppa Italia, che poi non è nemmeno detto che si giocheranno in quella data lì. Comunque, tra Inter-Como e Genoa-Inter, quindi la sesta giornata di Champions. Le altre due giornate tornano a gennaio, tra Udinese-Inter e Inter-Pisa, e tra Inter-Pisa e Cremonese-Inter. Queste sono le due gare. Poi, se si arriva tra il nono e il 24esimo posto, si andrà al playoff, che si giocherà a febbraio, mese in cui avremo anche Inter-Juventus, Lecce-Inter, Inter-Genoa e l'eventuale quarto di finale di Coppa Italia, che magari però torneremo a trattare più avanti. Simo, in definitiva, direi che poteva andare peggio. Sta all'Inter fare l'Inter anche in Champions League, oltre che in campionato. Secondo te l'Inter cercherà... Allora, ovvio che si va in campo per vincere. Io sfido davvero a trovare una squadra che lotta per perdere, per arrivare ultima, eccetera, eccetera. Ma darà così tanta priorità, secondo te, all'obiettivo di stare nelle prime 8? È così importante arrivare tra le prime 8? C'è sicuramente una parte economica, perché più vai su, più soldi prendi, ti eviti 2 partite, lo spareggio di febbraio, ma questo potrebbe magari togliere qualcosa in campionato. Come verrà gestita secondo te la priorità? Ma io, ragionando per come la vedo io, quest'anno darei un po' più di priorità al campionato per un discorso di intanto, trovare una certa solidità e compattezza che, avendo perso Inzaghi, ha trovato un nuovo tecnico, va un po' costruita. Siam partiti col piede giusto, giustissimo direi, però poi nel medio periodo, nel lungo periodo va un po' costruita. La Champions non si può snobbare, lo dico perché ogni anno, lo sai bene anche tu, leggiamo sempre commenti del tipo tanto quella non la vinci, snobbiamola. Non si può snobbare, sia perché comunque siamo l'Inter e l'Inter non snobba la Champions innanzitutto, ma poi perché, come dicevamo, a livello economico ti porta degli introiti enormi che poi servono, e lo stiamo anche vedendo. Nel caso specifico io penso che si proverà ancora a fare bene ovviamente in entrambe le competizioni. Dipende anche da come cominci. Prima parlavo del calendario. Le prime partite, a prescindere che siano contro squadre forti o meno forti, però è chiaro che se le prime 3 fai una sconfitta e 2 pareggi, è inevitabile che nelle successive devi accelerare e forse devi metterci più attenzione. Se invece parti subito bene, le prime 3 fai 2 vittorie, un pareggio, magari 3 vittorie addirittura, allora ti puoi gestire un po' meglio. E qui si integra il discorso che hai accennato prima del calendario e poi del campionato, perché ho già visto un turno, se ho visto bene, che va fra la Lazio e il Milan, e uno che magari ti va fra il Lecce e il Cagliari. Allora anche lì chiaramente cambiano le priorità, cambiano le rotazioni. È tutto un gioco a incastri, è molto difficile fare un ragionamento totalmente estraneo, come vedete che rientrano una serie di elementi che vanno considerati. Per chiudere ti voglio far vedere come sono andati i sorteggi delle altre italiane, perché oggettivamente secondo me le italiane... L'Atalanta becca prima fascia Chelsea e Paris Saint-Germain, quindi prima fascia chiaramente molto complicata. Però Club Brugge e Eintracht sono entrambe a livello Cavolo. dell'Atalanta, o comunque alla portata dell'Atalanta di Gasperini, magari di Juric va un po' visto poi. Slavia Praga Marsiglia, Athletic Club e Unione San Gilloise, ecco, magari Marsiglia, Athletic Club non semplicissime in realtà. Marsiglia in trasferta soprattutto campo difficile, però anche l'Atalanta quei 10 punti può andarseli a prendere per stare lì a ridosso dei playoff almeno. Quindi la Juventus invece, la Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Monaco. La Juve, ragazzi,
13-14 punti sono abbastanza assicurati, mi viene da pensare, no? Sempre ragionando con il limite della carta, sembra di sì. Insomma, ha degli avversari sicuramente abbordabili. Poi, come dicevamo prima, l'anno scorso la Champions ci ha dato delle sorprese incredibili, però ragionando sulla carta direi di sì. C'è la trasferta di Bodo che sul campo Sì. sintetico a 2600 km da qua, che ha fatto grandi vittime, mi sembra dallo United, dalla Lazio, la Roma e non soltanto. E il Napoli al momento non è ancora stato completamente sorteggiato. Vediamo il Napoli che ha Chelsea, Manchester City, Eintracht, Benfica, Sporting. Tra l'altro Eintracht Napoli, sfida che ha già creato un È bel po' di vero. problemi di ordine pubblico, quindi questa non bellissima per motivi di ordine pubblico. E Sporting, quindi doppia sfida portoghese anche, non sta andando proprio semplicissimo per il Napoli, su cui poi torneremo una volta completato. Chiudiamo qua, fateci sapere un po' anche le vostre previsioni nei commenti, mentre vi aspettiamo su passioneinter.club per entrare a far parte della nostra community dei sostenitori del progetto Passione Inter, quindi mi raccomando fate un clic anche nel link in descrizione qui sotto e lasciate anche un bel clic sul tasto iscriviti.